Beh, che dire, Enya Musica veramente pensato a tutti noi, ha pensato a quelle persone che non sanno suonare, quelle persone che sanno magari cantare e vogliono uno strumento in mano. Sì, ci vogliono ore e ore e mesi di lezioni per andare a suonare perfettamente uno strumento. Bene, con questa chitarra 4 in 1 avete la possibilità di essere accompagnati e immagino tutte quelle persone che hanno una bella voce e magari non vogliono andare con i classici MIDI per cantare dietro, oppure i classici karaoke, ma più professionali e più belli anche da vedere per i social, per Instagram, per YouTube, dove siamo adesso, su TikTok. Quindi immaginate di essere voi i veri creator e voi con la vostra musica e i vostri accordi riuscirete a cantare qualsiasi tipo di musica. Non dimentichiamo anche l'app Music Enya, dove verranno sempre implementate altre nuove canzoni, dove già adesso si trovano una collezione di tantissime canzoni dove potete scaricare e con i tasti andare a suonare liberamente ogni tasto che si va a accendere nel plettro. Insomma, qualcosa di unico. Enya, grazie per averci accontentato a tutti noi che amiamo la musica e soprattutto non abbiamo o magari tempo, magari non siamo portati per quel genere di strumento per riuscire insomma ad avvicinarci. Questo immagino anche i bambini, i vostri figli che magari vogliono suonare uno strumento, magari compreranno una chitarra e poi la metteranno da parte. Bene, questo sarà il modo giusto per essere accompagnati nel mondo della musica e nel mondo delle creazioni musicali, perché ricordo che con questa chitarra riuscirete anche a riuscire con un po' di fantasia a creare dei veri e propri jingle, delle vere e proprie canzoni inedite. Sì, grazie alla fantasia, grazie a Enya che ha creato questa bellissima chitarra, appunto per riuscire ad innamorarci sempre di più di quello, della passione che abbiamo più noi, la musica. Allora, grazie Davide per avermi coinvolto nell'analisi un po' di... A prima vista può sembrare un po' dalla forma, un po' dai colori, un vero e proprio giocattolo, ma potrebbe rispondere alle esigenze un po' più tecniche di chi vuole accompagnarsi e suonare delle melodie anche con delle figurazioni di accordi un po' più complicate, perché qui abbiamo una barra che non si vede bene, ma qui in questo momento è numerata da 1 fino a 7, quindi con la possibilità di inserire fino a 21 accordi diversi. Per una più facile memorizzazione, qui siamo andati da un Do, Re, Mi. Nelle figurazioni maggiori il rigo centrale vedrà gli accordi minori e il rigo inferiore vedrà gli accordi di settima. Questo ci può aiutare un po' per suonare quasi tutta la musica leggera che ci troviamo composta di questi principali accordi. L'applicazione sempre a disposizione dello strumento ci permette in realtà di andare a decidere per ogni singolo tasto e per ogni singolo settore l'accordo, tra l'altro tra più di sicuramente una trentina di figurazioni, per cui non abbiamo solo il maggiore, il minore e il settimo, abbiamo le sus, abbiamo le none, abbiamo i diminuiti, quindi chi volesse andare un po' più verso un'esplorazione armonica più complicata ha la possibilità di farlo. I tasti sembrano pochi, però abbiamo l'ottavo blocco e il nono blocco che vengono un po' a supplire il fatto che qui abbiamo questa ottava e mezzo. Perché adesso abbiamo attivato il tasto, qui abbiamo invece il pulsante dell'ottava giù, oppure riportiamo l'ottava principale dell'ottava su. Quindi ci ritroviamo la possibilità, una volta presa la manualità, di poter progredire almeno in 3 ottave mentre gli accordi vanno, senza il problema di dover interrompere la nostra improvvisazione. Suonerei adesso qualcosa giusto un po' per anch'io improvvisare, perché questa cosa è stata realizzata in 10 minuti. Ci siamo trovati oggi per un caffè, ne abbiamo parlato, ho visto le foto di questo mostro, ho detto dai, suoniamola, vediamo che succede. Quindi la minore, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, maggiore, minore.
tipico giro di qualsiasi brano pop, possiamo scegliere una figurazione diversa o, se ci piace questa figurazione ritmica ma vogliamo una cosa con un piglio diverso, il manico ci viene anche qui in aiuto, perché nella parte centrale, dove qui sta in realtà lampeggiando un ritmo, ne possiamo andare a dare un tempo, un tap tempo, e qui abbiamo un ritmo più svelto. Lo diamo molto più lento, quindi riusciamo davvero a trovare sicuramente il nostro mood per poter interagire con quello che sono gli schemi degli accordi o gli accordi con cui voglio improvvisare. Per cambiare i suoni abbiamo freccia avanti e freccia indietro. Vediamo che questi tasti si illuminano perché i suoni sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Partiamo dal piano al piano elettrico, la chitarra elettrica, riportiamo il pitch normale, questo strumento a corde di provenienza orientale, cambiamo suono, l'armonica, quindi la minore, un po' più veloce, 1, 2, 3. Tutto improvvisato, ma il senso è questo, sapere dove sono gli accordi, così da potersi poi un po' dedicare alla melodia, o viceversa. Qui possiamo, come vi ho spiegato, avere la chitarra che va in strumming o il pianoforte. È più bello suonare due strumenti contemporaneamente, è una cosa che uno strumento tradizionale non ci permette di fare, quindi possiamo scegliere anche di inserire poi una batteria, che possa essere un fill o possa essere per l'appunto un tempo vero e proprio. E si ferma. Quindi una sorta di one man show con uno strumento peraltro leggerissimo. Io ho messo la tracolla proprio per evitare di perderlo, perché rispetto a quello che è il peso di una normale chitarra è vero che appunto questo strumento addosso non si sente. Ritorniamo un secondo ai suoni, non vi ho ancora fatto sentire quest'altro strumento, e poi l'organo Hammond, che è immancabile. Quindi, che dire, proprio 3 minuti fa questo strumento mi è stato messo in braccio, era giusto un po' per farvi assaggiare queste prime caratteristiche. In realtà non so se sia possibile utilizzarlo professionalmente. Di certo, se io ho imparato una canzone con i miei accordi messi qui così e arriva una mia amica che ha una tonalità di voce nettamente più alta, io posso con questo interruttore qui andare a variare il pitch
per poter adattare la mia esecuzione alla sua senza dover riconfigurare tutto lo strumento, e quindi cercare di aiutare chi ancora pensa che si possa giocare con la musica e non ha ancora voglia di farlo seriamente. È ovvio che, come quando uno compra una moto, è più bello guidare una moto se la sai guidare, quindi quello che noi raccomandiamo sempre, anche se oggi fortunatamente esistono un sacco di giocattoli così, è quello di studiare, perché avendo delle conoscenze teoriche questi strumenti diventano più divertenti, altrimenti sono un po' come qualsiasi altro giocattolo. Quindi io ringrazio ancora Davide e mi scuso per le imperfezioni, ma è proprio una di quelle cose fatte così di impulso. Lo strumento non lo separo, se no diventa ancora più piccolo e la mia pancia sembra ancora più grande, ma vi assicuro che sta in una custodia piccolina così. Per tutte le parti invece, quelle ludiche, insomma quelle divertenti dove bisogna toccare un tasto ed entusiasmarsi, vi lascio anche un po' alla reviews di Davide. Natale Curti, Magic Music, strumenti musicali di Trapani, a presto!